Buongiorno baldi giovani e bentornati sul canale. Il video di oggi nasce da una domanda posta da uno di voi sotto il video in cui mostravo come misurare l'impedenza dei pick-up senza smontarli. Vedo se riesco a linkarlo qui sopra o comunque sotto in descrizione. La domanda era specifica per i pick-up, per come l'ho capita io, ma l'ho ampliata un pochino e sarà l'argomento di questo video. E la domanda è: che cosa posso controllare se il suono della chitarra va e viene, cambia di volume o è comunque irregolare? Premessa: io non sono un liutaio di professione, sono solo un appassionato di musica e chitarre in particolare. Però in questo video parleremo quindi di circuiti elettrici e elettronici. Ora, dato che sono un ingegnere elettronico e negli ultimi 25 più anni una bella fetta del mio lavoro è stata quella di intervenire, anche in emergenza, di notte, per risolvere guasti su grossi impianti industriali, sia hardware che software, ritengo di poter parlare con una certa competenza di ricerca guasti. Lo scenario è questo. Suoniamo la chitarra e sporadicamente il suono svanisce o si fa irregolare con sbalzi di volume, distorsioni, crepitii e via discorrendo. Che cosa possiamo controllare noi per risolvere o perlomeno capire se ci serve l'intervento di uno specialista e quale specialista? Partiamo da questo presupposto. Bisogna fare mente locale se abbiamo recentemente cambiato qualche cosa e prima del cambiamento andava tutto bene, dopo ha cominciato a fare questo fenomeno. In questo caso è facile, andiamo a controllare cosa abbiamo cambiato, magari è solo un cavo infilato male perché abbiamo aggiunto un effetto o cose simili. Se non abbiamo cambiato niente, allora dobbiamo cercare di circoscrivere il più possibile il problema, la zona dove il problema nasce. Una nota: non partiamo a razzo con un'idea preconcetta. Sapete quante volte l'ho visto fare anche a tecnici di valore. Cioè, non è che se 2 giorni fa abbiamo visto un video sui loop di massa, poi ci viene fuori questo problema e allora deve essere per forza il loop di massa. Non è così, quella sarebbe una coincidenza. Non ci facciamo influenzare da pregiudizi e paranoie nostre. Cerchiamo di ragionare con logica e freddamente. E a tale fine la mossa successiva che vi suggerisco è: togliamo di mezzo tutta la roba che non serve. Intendo che dobbiamo portarci una configurazione minima che funziona. Quindi togliamo tutti gli effetti tra la chitarra e l'amplificatore, anche il buffer, che tanto quello non fa nulla, levatelo. Avete effetti nel loop effetti dell'amplificatore, se il vostro amplificatore ce l'ha e lo usate, levate anche quelli. Dovete restare solo con chitarra, cavo tra la chitarra e l'ampli ovviamente. Ora suoniamo per un po' di tempo in questa configurazione. Se il problema non si presenta più, allora non è colpa di ampli, cavo e chitarra, ci deve essere qualcos'altro che non va in tutto il resto. In questa nostra simulazione ovviamente siamo sfortunati e il problema c'è uguale. Qual è la mossa successiva secondo me? Una cosa analoga a quella di prima, ma dipende da cosa abbiamo a disposizione. Se abbiamo un'altra chitarra, proviamo con quella e vediamo se il problema viene fuori, allora sarebbe amplificatore e cavo. Stessa cosa se abbiamo un altro amplificatore e se abbiamo un altro cavo. Dobbiamo cercare di identificare chi è che sta facendo il problema. Se non abbiamo un'altra chitarra, un altro ampli, magari chiediamo a un amico di poter andare a casa sua così a provare per una mezz'oretta per capire quale elemento della nostra catena funziona male. Ovviamente nel nostro caso, dopo le prove, siamo arrivati magari alla conclusione che la chitarra è lei la responsabile, perché a casa del nostro povero amico che ci perde tempo con noi, col suo cavo e il suo ampli faceva lo stesso problema.
A questo punto cosa possiamo verificare ed eventualmente fare? Vediamo. Facciamo un breve riassunto di come funziona una chitarra elettrica. Noi suoniamo e pizzichiamo delle corde di metallo. Sotto a queste corde ci sono uno o più pick-up, in questo caso 2, che sono composti da dei magneti permanenti, queste espansioni qui, che creano un campo magnetico in questa zona. Attorno a questi magneti sono disposte migliaia e migliaia di spire di un filino di rame sottilissimo. Quando la corda si muove nel campo magnetico, questo per una legge fisica viene disturbato e quindi crea una tensione, che si dice tensione indotta, ai capi del filino di rame. Questa tensione indotta varia di frequenza e di volume secondo come abbiamo colpito la corda. Da questo filino si arriva a un selettore che decide quale dei pick-up usiamo. Dal selettore si va tramite un condensatore a un potenziometro, ora in questo caso per come è fatta una tipo Les Paul sono 2, a 2 potenziometri di tono che alterano le frequenze alte e basse del segnale. Poi si arriva a un selettore di volume, qui sono 2, uno per ogni pick-up, nell'estrato di solito ce n'è uno solo, che ci dice quanto segnale, decidiamo noi quanto segnale va verso l'uscita. E poi c'è l'uscita, che è di solito è qui, che è il solito jack femmina da 1/4 di pollice, in cui inseriamo il cavo che va all'ampli. Vediamo di risalire indietro questa catena e capire dove intervenire. Nella nostra ricerca del guasto, il primo elemento, secondo me, da verificare è proprio la presa jack. Perché? Perché questa presa è sottoposta a un certo stress meccanico. Quando vi muovete, eccetera, il cavo tira, si sposta, si storge di qua e di là, e quindi è la prima responsabile, secondo me, di eventuali crepiti, cali di volume, eccetera. Potete fare una prova suonando e muovendo leggermente il cavo, piano piano in su e in giù, e vedere se all'improvviso il segnale sparisce o ci sono dei problemi. Se questo è il caso, l'unica soluzione è sostituirla, e per sostituirla dovete saper saldare. Nulla di trascendentale, il costo dell'oggetto in sé è di pochi euro, però dovete saper saldare o trovare un amico che sa saldare. Potete provare a dargli una pulita con un pulitore per contatti elettrici, però salvo che prima andiate a cambiare la coppa dell'olio della macchina e poi senza pulirvi le mani andate a suonare e infilare e levare il jack, la vedo difficile. Consiglio, che qualche volta si faceva negli anni 80, ma è veramente pessimo farlo: non utilizzate nessun tipo di abrasivo, carta vetrata eccetera per pulire i contatti del jack della femmina, perché non ottenete il risultato e rovinate il componente. Se poi li avete placcati oro, potete anche buttarli via subito se usate la carta vetrata, anche quella più fine che trovate. Al limite una pulita appunto con un pulitore per contatti elettrici. Dopodiché, risalendo, si trovano i potenziometri, eccoli qua. Secondo che siano, allora, girata, questi sono i volumi e questi sono i toni, e infatti questi sono i famosi condensatori. Nastrato è fatta in maniera simile, tutte le chitarre sono fatte più o meno in questa maniera. Sui potenziometri potete chiaramente, provandolo, vedere se c'è delle posizioni in cui non va o crea problemi. Anche lì potete usare un pulitore per contatti elettrici. Il pulitore per contatti elettrici, quello che volete, R6, CRC, quello che trovate di solito va bene. Tenetevi a portata di mano un pezzetto di carta da cucina,
lo spruzzate con la carta da cucina, tamponate l'eccesso e poi muovete il potenziometro per tutta la sua corsa, non tipo mazzate, tron 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 tron, lo muovete normalmente e questo il pulitore a quel punto farà il suo lavoro pulendo le piste dei contatti interni. Se questo non vi risolve il problema sui potenziometri, l'unica sarebbe di sostituirlo anche il potenziometro, se ne identificate uno che è guasto. State attenti alla taglia del potenziometro, che non è altro che una resistenza variabile, 500-250 kΩ sono i valori più usati, la profondità dell'alberino in modo che arrivi fuori per essere attaccata alla manopola, dovete saper saldare, questo lo abbiamo già più volte detto, e che sia, attenzione che ce n'è di due tipi, che sono identificati con lettera A e lettera B, normali e logaritmici. Dovete mettercene uno il più possibile uguale. Se vi riesce, se siete convinti che il potenziometro sia da cambiare, lo dissaldate, lo smontate, andate in negozio e ne comprate uno che sia uguale. Visto che parliamo di potenziometri, attenzione alle masse. Di solito anche i potenziometri e altri componenti sono messi a massa. Nell'estrato, per esempio, tipicamente la massa è attaccata all'artiglio dietro che tiene le molle, oppure può essere messa sotto il ponte, dovete vedere secondo quale chitarra è. Verificate tutti i contatti di massa, perché quelli sono una fonte continua di schioppetti, cali di volume, cali di segnale, va e viene. Potete usare, se avete un multimetro lo sapete usare, lo mettete in continuità, quello che fa bip quando toccate insieme i due puntali, e vedete che ci sia continuità tra tutte le masse. Idem se avete i vani schermati, per esempio dei controlli o dei pick up. Verificate tutte le masse, assolutamente. Sui potenziometri potete dare la solita pulita dei contatti. Non lo fate dal lato dell'alberino, cioè dal lato davanti, perché prima di tutto sporcate tutto il davanti, ma soprattutto il pulitore non ci passa pochissimo dall'alberino, non serve a niente. Se guardate bene, tipo questo, si dovrebbe vedere, noterete come una feritoia nella zona dei contatti. Ora se la telecamera mette a fuoco, ecco, in questa zona qui, spruzzate qui dentro, asciugate l'eccesso, muovete il potenziometro e così dovrebbe essere stato ripulito da eventuale polvere, unto, eccetera. Visto che siete in zona, controllate anche che tutti i contatti e le saldature siano buone, perché una saldatura fredda che fa contatto a volte sì, a volte no, vi rovina e fa l'effetto di cui stiamo parlando. Per controllarli potete anche soltanto suonare la chitarra e col vano controlli aperto così, e picchettare con un oggetto che non sia di metallo, una matita, un bastoncino di legno va benissimo, per smuovere un attimino per vedere se all'improvviso vi fa crepitio o roba del genere, oppure usare un multimetro se sapete usarlo. Solito discorso, se identificate, a volte si trovano, io in una chitarra che avevo, cominciò negli anni 80, cominciò a funzionare male, andai a aprire il vano controlli e c'era attaccato, ma per un capello letteralmente, uno dei cavetti. Rifatta la saldatura, scusate, nessun problema. E questo per quanto riguarda i potenziometri. Altra cosa che c'è, ora la vediamo, è il selettore. Qui dentro, in questo caso una Les Paul, quindi ha questo accesso da dietro, c'è il selettore, avete presente davanti quello che seleziona i pick up, solo manico, tutti e due o solo ponte. Questo è un altro dei componenti che è il più imputato a creare dei problemi. Perché? Perché di nuovo è un componente meccanico sottoposto a usura meccanica, perché spesso anche all'interno dello stesso pezzo andiamo a cambiare il pick up, andiamo a fare effetti strani. E questo alla lunga tende a far male contatto, a rovinarsi e a creare problemi.
Questo vi può aiutare anche fin dall'inizio della diagnosi. Se ve lo fa, se l'effetto strano che vi fa la chitarra, che sparisce il segnale eccetera, ve lo fa solo in una posizione, 99 su 100, tutto il resto non c'entra, l'imputata è lui barra il pick up. Comunque per il selettore stessi discorsi di prima, pulirlo, dare una spruzzata da dietro, non da davanti, poi asciugare l'eccesso fuori dal selettore che sarà cascato al giro che cola, muoverlo su e giù e vedere se questo si recupera, altrimenti c'è poco da fare, va sostituito. E fatevi una bella foto, vale anche per prima, una bella foto e un bello schema, perché poi se no non ricapite più chi andava attaccato dove. Chiaramente va preso compatibile, se possibile praticamente uguale. Infine i pick up, da cui veniva in parte la domanda originaria. I pick up, da cui la domanda originaria che ha dato origine a questo video. È inutile girarci intorno. Io sui pick up, se avete il dubbio che non va, lascerei stare, piuttosto ne comprerei uno da una decina d'euro, proverei a montarcelo e vedere se va, perché questi qui è veramente, diventa una cosa pescolosa. Io recentemente, potete guardarlo anche voi sul canale di Stuart McDonald, 2 liutai professionisti molto bravi hanno preso un basso, un Precision del 76, in cui uno dei due probabilmente quando smontava uno dei pick up gli è scappato un cacciavite e ha pizzicato un po' di lato dove sono avvolti tutti i filini, che poi c'è il nastro adesivo apposta e la ceratura, e c'era il segno, e dopo di quello dice non andava più. Hanno detto bene, hanno dissaldato dal circuito il pick up, sono andati a dissaldare i filini che sono fissati su una basetta sotto il pick up, le 2 estremità del filino di cui parlavamo, e piano piano sono andati a sbobinarlo per vedere, dice ora troviamo dov'è che si è interrotto. Dopo svariate, molte decine, qualche centinaio di spire, hanno superato il punto dove effettivamente c'era il segno della cacciavitata, ma il filo non era stato spezzato, l'hanno superato, hanno continuato, dice ma non c'è, però continuano, non va. Soluzione? Nonostante siano liutai professionisti di alto livello, paio di forbici da elettricista, hanno tagliato tutta la matassata di fili, l'hanno buttata via nonostante fosse roba del 76 e hanno riavvolto tutto il pick up conservando solo la struttura e i magnetini, questi 6 magnetini. Ora il pick up del Precision è fatto diverso, ma il concetto è uguale. Quindi sui pick up io, salvo che vogliate fare degli esperimenti per sfogo vostro, lascerei stare. Se arrivate a quel punto e avete ancora, c'è qualcosa che non va nel pick up, fate veramente prima a cambiarlo con uno da poco. Se vedete che, o ve lo fate prestare, se vedete che con quello il problema è risolto, pace, a quel punto dovete comprarlo o andare dal liutaio e fare riavvolgere tutto. Di più sui pick up non me la sento di dire, perché è un bel problema mettere mano lì. Basta, io credo di avervi detto tutto quello che mi veniva a mente su questo problema e il video termina qui. Vi ringrazio per averlo visto. Buona giornata, giovani!